Vabbè, direi che adesso lo apriamo. Oh. Benvenuti amici in questo nuovo video e come potrete notare oggi sono sommerso da caschi di diverso tipo. E voi direte un casco semplice, serve per proteggere la nostra testa quando facciamo qualcosa di pericoloso. Ed è vero, qui davanti a me ho tanti caschi, casco da macchina, casco da downhill e 6 caschi da sci. Allora a fine video vi svelo questo, che è appena tornato da CSD Racing Design dove mi hanno fatto le grafiche ed è stupendo, ma non ve lo spoilerò subito perché... Quando mi è arrivato ho pensato, mamma mia, chissà quante storie che potrà raccontare questo casco, oltre a quelle che già può raccontare, perché tutto quello che c'è su questo casco ha un senso ed è una storia di per sé. E subito dopo ho pensato, ma chissà se tutti i caschi che ho potessero raccontare una storia, cioè potrei tipo fare una serie TV di Netflix. Nel mio caso ho la fortuna di averne tanti, principalmente caschi da sci. Ne cambio all'incirca 2 a stagione perché come tutti sappiamo una volta che il casco prende una botta forte poi non protegge più come dovrebbe, quindi sarebbe meglio cambiarlo. Casco da downhill ne ho solo uno, grazie a Dio prendo anche molte meno stecche in bici, quindi questo è più che valido. E poi c'è il casco da macchina, invece ne ho solo uno, anche perché in macchina è difficile prendere botte forti alla testa o comunque se la prendi poi sono stecche forti e me la sono appena gufata di brutto, quindi vabbè, non importa. Partiamo dall'inizio. Perché i caschi sono fatti così? Io vi parlerò oggi principalmente dei caschi da sci freestyle, anche perché non ho sotto mano un casco da sci alpino da tipo 15 anni e sono leggermente diversi. Il casco da freestyle è un casco semplicissimo, a forma di testa, rotondo, senza i paraorecchi, o meglio, i paraorecchi arrivano quando compri il casco, però poi dopo noi lo togliamo per il motivo che poi vi spiegherò a breve. È un casco molto simile a quello che vedete usare in BMX oppure con i roller, quindi niente di stratosferico, però ha delle tecnologie molto fighe di cui vi parlerò che 10 anni fa o 15 anni fa non c'erano ancora sui caschi. Questo è il mio primo casco da freestyle. Come vedrete tra poco, quando vi farò vedere il casco più recente, la tecnologia è avanzata veramente tanto. Infatti questo casco era una calotta di schiuma e plastica, niente di particolarmente speciale. Io tra l'altro ero talmente intelligente che ho anche tolto all'interno la retina con quel leggero padding in più per farlo stare sopra la maschera, perché quella era la moda del momento. Tra l'altro è una moda che ci siamo portati avanti e quindi questo casco fondamentalmente serviva a poco e niente. Quindi questo si può dire che sia stato il primo passo per diventare un vero freskier, il mio primo casco. Quindi dal primo casco al prossimo ce ne sono stati pochi, perché quello era il periodo in cui studiavo in Svizzera, quindi sciavo poco e ammetto che non sia successo niente di particolarmente eclatante o comunque non che riguarda i caschi. Il primo casco, diciamo importante dopo al vero primo casco, è questo, che è il mio primo casco Atomic e come potrete notare ne ha presa una veramente veramente forte, quindi si è smezzato e poi si è rismezzato un'altra volta. Grazie a Dio che è successo, perché i caschi sono fatti per rompersi, vuol dire che se non si fosse rotto il casco questa sarebbe stata la mia testa, quindi il casco ha assorbito tutto l'urto e va benissimo così. Quindi grazie a questo casco mi ha salvato e questo era un casco abbastanza rudimentale. È recente perché si parla del 2015, però comunque la tecnologia anche da qui è avanzata molto, soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni. Purtroppo non ho il casco con cui ho vinto la Coppa Europa, non ho idea di dove sia finito, tra l'altro mi dispiace anche perché ci terrei a riaverlo. Make some noise! Grande Fabio Shit! Ma è un casco molto simile a questo, è una via di mezzo praticamente tra questo e questo, quindi è una sorta di evoluzione di questo, ma non ancora ai livelli di questo casco qui. Rispetto all'altro qui vediamo che inizia a esserci un piccolo strato di padding in più e comunque delle forme all'interno che dovrebbero andare ad assorbire un pochino più gli urti. Questo casco non l'ho usato moltissimo. Subito dopo arriva il mio casco preferito in assoluto. Io questo casco, giuro, lo amo. Questo è l'ultimo casco della linea di Jossie Wells che era rimasto in azienda in Atomic ed è
credo il casco più bello che io abbia mai avuto, non particolarmente tecnologicamente avanzato, però veramente un casco figo, linee semplicissime, colore flat nero con una grafica piccola qua. E questo casco l'ho usato nella gara più bella della mia vita, che è il Red Bull Playstreets. Lo ricorderò sempre come il casco con cui mi sentivo veramente figo. E questa qua sembrerà una cazzata, ma in uno sport la cui base è lo show, sentirsi a proprio agio con il materiale, anche solo dal punto di vista puramente estetico, fa tanta differenza. Se tu ti senti bene con quello che hai addosso e ti senti, almeno questo vale per me, ti senti a tuo agio, tante volte si rispecchia anche sulla performance. E io con questo casco mi sentivo fortissimo. In quel periodo Atomic stava però sviluppando una nuova tecnologia di casco, che è quella che sto per farvi vedere, ed è poi il casco che io ho utilizzato dal 2019 fino adesso e che tuttora utilizzo e dubito che smetterò di utilizzare perché è veramente figo. Editor, mi raccomando, quando lo editi togli tutte le volte che io leggo dal computer, ok? Sì, non ti preoccupare, tolgo tutto adesso, subito. In quel periodo Atomic stava sviluppando una nuova linea di caschi, una sorta di ibrido che andasse bene sia per il freestyle che per la pista. Fermiamoci un secondo, che cosa cambia tra un casco da freestyle e un casco da pista? Niente, fondamentalmente, o meglio, all'origine niente, perché il casco da freestyle è semplicemente un casco da pista di quelli comodi, morbidi, con i paraorecchi morbidi, a cui vengono tolti i paraorecchi per indossarlo sopra alla maschera. Quindi questo è un casco da pista. Questo è un casco da freestyle, è lo stesso identico casco, con la differenza che questo ha il paraorecchie e questo no. Poi alcune aziende con il trascorrere del tempo hanno sviluppato dei caschi da freestyle con delle linee un po' più morbide, meno colorati, con dei colori molto flat, però fondamentalmente la struttura del casco è la stessa da un casco da pista. Ok, torniamo però allo sviluppo del casco. I ragazzi di Atomic sono stati così gentili da inviarmi un po' di info e un po' di dati per sapere meglio come vengono sviluppati questi caschi e che tecnologie racchiudono. Questo è il casco che uso adesso, che sto usando proprio in questo periodo. Allora, questo è un casco For Amid Pro e quindi contiene queste tre tecnologie che sono abbastanza rivoluzionarie e sono state tutte e tre sviluppate da Atomic. Il Live Fit, che sono dei cuscinetti che seguono tutta la circonferenza della testa e servono per assorbire gli impatti di bassa intensità da qualsiasi direzione. Poi c'è la tecnologia AMID, ovvero Atomic Multidirectional Impact Deflector, una schiuma di 2 densità che offre il 40% di protezione in più sugli impatti da tutte le direzioni. L'ultima tecnologia è la Hollow Core, dei gommini a forma di cartone delle uova che nel momento in cui prendono un impatto si deformano e assorbono l'impatto. Quindi questo è il prodotto finale, l'AMID 4 Pro. È quello che uso da 3 anni a questa parte e mi piace un sacco sia come forme che come grafiche. La forma è molto semplice, linee semplicissime, con delle grafiche super sottili qui dietro disegnate da Chris Ben Shetler e un adesivo di cui poi vi parlo dopo con calma. Quindi questo è il mio casco preferito, è leggerissimo, protegge molto bene e vi assicuro che sentirsi in testa un casco leggero ma sapere che vi protegge fa tanta differenza nell'attività. Tra l'altro, come dicevo prima, questo casco se si vuole tenere la maschera sopra e tenere i paraorecchie si può tranquillamente fare perché il casco arriva così. Questo casco, tanti ricordi, è stato con me più o meno ovunque, non questo nello specifico perché ne ho cambiati un po' negli ultimi anni, ma questo modello, siamo stati in Nuova Zelanda, in America, un po' ovunque e hanno preso tante botte questi caschi, ma tutto sommato mi sembra di essere, sì, insomma, tutto ok, tutto sommato direi che ci siamo, quindi hanno fatto il loro lavoro. Finiamo con i caschi da sci e si passa al downhill, facciamo lo swap dei caschi. Magia. A posto ragazzi, questo è il mio casco da downhill, è un Aircraft 1 100%, non è assolutamente una sponsorizzazione, l'ho pagato, l'ho comprato e
comprerò e pagherò anche il prossimo casco, quindi se qualcuno vuole regalarmi caschi da downhill scrivetelo qui sotto nei commenti. È un casco 100% in carbonio, assolutamente, e ripeto assolutamente, ve lo scrivo qua grossissimo, assolutamente se fate downhill casco integrale, perché prendere le facciate sui sassi non è per niente bello. I dentisti non sono gratis. E i dentisti non sono gratis. Comunque questo casco è molto leggero, infatti è in carbonio, mi piace molto, è molto simile a un casco da motocross. Direi che la differenza principale è che non è sviluppato per subire impatti grossi come nella motocross, perché comunque non si va così forte, anche se vi assicuro che le stecche in bici bastano e avanzano così, quindi va bene. Dicevo, leggero, è molto comodo, si suda poco. Io uso una maschera da sci normale, anche se in teoria ci vorrebbe la sua maschera che ti dà un fit migliore, meno aria che passa eccetera, ma io sono abituato con questa e va benissimo. Sta iniziando a dimostrare un po' di segni di usura, tra cui la letta spaccata, e quindi molto probabilmente lo cambierò. Però questo è il casco che mi ha accompagnato negli ultimi 4-5 anni e tutto sommato mi piace. Rispetto ai caschi da motocross, questi non hanno neanche l'omologazione per girare su strada, quindi sono dei caschi specifici per il downhill. E questo veramente, raga, è un casco che se potesse parlare ne racconterebbe di tutti i tipi, tra io che mi cago sotto per imparare a fare backflip. Sei pronta? No. Io che prendo facciate a fare backflip. 7 corki in bici, cash roll, double backflip in bici, tutte queste cose. È dentro! È dentro! È dentro! Vi lascio qui sopra nella scheda o da questa parte, non mi ricordo quale delle due. Vi lascio la scheda perché andatevi a guardare. L'anno scorso io e Diego abbiamo fatto delle cose molto fighe in bici e le ho fatte con questo casco. Ma veniamo al momento clou del video che tutti stiamo aspettando. Tu vai giù. Il casco dei miei sogni, che mai e poi mai avrei immaginato di avere, e adesso è qui davanti a me, sotto questa copertura, busta. Il mio primo casco da auto, una Rai GP6S. Vabbè, direi che adesso lo apriamo, visto che tutti mi avete detto che il casco bianco è da rookie. C'è gente che mi ha addirittura detto che col casco bianco perdi un secondo al giro, se lo dicono loro. Quindi dai, su, apriamo che sono agitato. Oh, le... Come immagino avrete capito, il nero è il mio colore preferito e quando dovevo decidere grafiche, macchina, tuta e casco, io volevo fosse tutto nero. Mi hanno detto, Ciccio, non è che puoi fare tutto nero perché non è proprio bellissimo. E allora abbiamo iniziato a guardare che colore poter accostare al nero che mi piacesse e soprattutto che rispecchiasse sia la mia personalità che i miei gusti. Il giallo non si poteva usare perché c'era già Alberto. Il rosso non si può usare perché c'era già Alberto, tutti i colori in mezzo non mi esaltano particolarmente tanto, tipo l'arancione non mi piace, e quindi Teo Vegetti, il videomaker di Nasca, un giorno mi dice usiamo il viola per la macchina, che è un colore figo, e io ho detto bella lì, usiamo il viola, ci piace. Tra l'altro internet dice che il viola è il colore della metamorfosi, della magia e del mistero, come dice lo schermo. Quindi ci fidiamo e come significato va anche bene, top, viola sia. E quindi abbiamo fatto la macchina che la vedrete più avanti, la tuta che la vedrete più avanti, ma il casco ve lo faccio vedere adesso perché questo veramente penso che sia la chicca di tutte le cose. Non è un segreto che io sia un super fan di Hamilton e questo casco sicuramente si ispira tanto ai suoi caschi. Speriamo che mi porti anche fortuna come ha fatto con lui, visto che il giallo ultimamente non va. E ci sono tutti i miei sponsor sopra. Mi piace un sacco l'accostamento di lucido e opaco, questo secondo me dà tantissimo tono al casco e lo rende anche super aggressivo. E ultima cosa fondamentale, c'è una cosa che accomuna tutti i miei caschi per tutti gli sport che faccio, che è questo adesivo con scritto lo zio e un cuore.
Quindi è una cosa che porto con me sempre, in tutto quello che faccio, da quando è mancato mio zio, è una sorta di ricordo, e su questo casco doveva assolutamente esserci perché la passione per le auto me l'ha passata lui, e immagino che sarebbe abbastanza contento a vedere quello che sto facendo, quindi ho pensato che sarebbe stato bello metterlo qui sul casco. Insomma ragazzi, questa è la storia del mio casco. Spero vi sia piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciate un commento qui sotto e ci vediamo a Magione settimana prossima, dove spero vivamente di non incidentarmi come ho fatto a Varano. Si sa mai che magari questa volta vado anche a prendere Nasca e gli rompo un po' le balle. Ciao!